Ma che mondiale sta venendo fuori in MotoGP? Ad Assen non sono mancati colpi di scena, ma ci sono state anche delle conferme e ora approfondiamo tutto. Se non l'avete ancora fatto, lasciate una bella iscrizione al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video, perché avremo modo di parlare di molte cose in questa settimana di pausa prima del Sachsenring. E fa un caldo della Madonna, ragazzi, io sono qui che sudo. Vi anticipo che il pre-gara del mercoledì del GP della Germania non uscirà perché in quei giorni lì sarò in America. E voi direte, a far cosa Bomber in America? Primo passaporto della mia vita per una cosa folle, che non riguarda le moto ma è un sogno che si realizza, e finché non sarò lì non ci crederò. Appunto non riguarda le moto ma il calcio. Se fate 2+2, America, calcio, cosa c'è in questo momento? Avete più o meno capito. Uscirà tutto sui miei Instagram e TikTok, quindi passate a seguirmi lì, oltre al canale del calcio, che anche lì uscirà della roba. E iniziamo questo dopogara facendo gli auguri e le congratulazioni a Pecco Bagnaia e Domizia per la nascita del loro figlio. Tante belle cose. C'è poco da dire in Moto3. Su Chiles io ho finito gli aggettivi. Aggiungo che è un cannibale, è spietato, solido e nettamente 2-3 spanne sopra tutti, ma questo l'ho già detto, non c'entra niente con gli altri. All'ultimo giro ha girato 4 decimi più forte di Almansa, che ancora una volta si deve piegare a lui, non può nulla, e gli ha dato uno strappo incredibile all'ultimo giro. Campionato letteralmente ammazzato e distrutto una gara prima della pausa estiva. Chiles ha 90 punti di vantaggio su Carpe secondo. Mondiale praticamente in tasca che può perdere solo lui e che non perderà, e adesso punta al record di vittorie di David Alonso in una sola stagione, che è 14, lui adesso è a 9 e penso che lo batterà. Carpe tra l'altro protagonista di un brutto incidente, fortunatamente senza conseguenze, in cui il pilota KTM è caduto coinvolgendo Cruces, che lo ha inevitabilmente preso mentre cadeva, ma meno male tutti ok, e Carpe è ripartito per poi fermarsi dopo. Grandissime rimonte per Perrone, che da 19esimo ha chiuso quarto, tornando un po' nel gruppo di testa. Rios da 19esimo a quinta, e anche Salmela aveva chiuso davanti rimontando una quindicina di posizioni, ma alla fine ha chiuso 11esimo per una regola cambiata nel corso del weekend che riguardava le penalità per i track limits, perché qui ad Assen è routine vederne molti. Tra sabato e domenica notte è venuto giù un acquazzone pazzesco, un temporale mai visto che ha fatto cambiare la norma delle sanzioni. La direzione gara aveva deciso che solo per la Moto3 la zona del long lap penalty era inagibile e la penalità dei track limits veniva assegnata con 3 secondi da aggiungere a fine gara. Sono incappati in questa penalità Salmela con 6 secondi, Kelso, Pini e Petito Fernandez con 3 secondi, e a Pini hanno tolto pure una posizione per aver oltrepassato i limiti della pista all'ultimo giro. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto David Alonso in Moto2? Giù il cappello, chapeau. Questo è il David Alonso fenomeno che abbiamo sempre avuto modo di vedere e che finalmente sta ingranando, dimostrando di essere un pilota da MotoGP. Perché sì, l'ho criticato finora per i pochi risultati raccolti, pur dicendo che c'era una spalla che lo limitava e lasciando sempre spazio a una sua progressione, che sta arrivando. Nelle ultime gare avrà risolto quel problema alla spalla e anche tecnico. Dunque sto iniziando a dire, soprattutto con questo capolavoro alla fine, bene, questo è il David Alonso che conosciamo, e se continuerà così merita il posto in MotoGP già dal 2027, perché poi comunque lo meriterebbe in futuro, e forse questa stagione anche il mondiale, perché è sempre aperto e se continua così recupera. Grandissima bagarre anche con Eigius e Gonzalez tra il penultimo giro e l'ultimo, dove tra un po' succede di tutto, e sul finale Alonso l'ha preparata bene, così come Manu Gas, perché era scontato che proteggesse l'interno. Forse l'ha protetto un po' troppo ed era più stretto del dovuto, e Alonso dall'esterno ha avuto un bel portone, una bella corsia per infilarsi lì e passare, solo che a chiuderla e non prendere track limits così dall'esterno lo fanno in pochi, solo i fenomeni, ed è stato qualcosa di magistrale, complice anche una piccola valutazione sbagliata di Gonzalez, ma i meriti vanno tutti ad Alonso per la maggior parte. La rubrica Sotto la lente parte con un piccolo disguido capitato nella practice della Moto3 fra Petito Fernandez e Chiles. I commissari hanno messo sotto investigazione questo episodio perché ci poteva essere un mezzo impeding di Fernandez su Chiles, perché il pilota Leopard rallenta mentre dietro arrivava con la Spar nel giro veloce, che infatti dopo si incazza. Il punto è che Petito stava rientrando ai box ed è obbligato a rallentare per entrare, non può fare altro, non è che deve entrare a fucilata verso l'ingresso, forse ha rallentato un pelo troppo prima. Quindi i commissari non hanno dato nessuna sanzione, giustamente, perché Petito stava entrando ai box. Sono contento che gli stewards non abbiano fatto la cazzata di dargli la penalità, perché il problema non è lui che rallenta, ma la posizione dell'ingresso.
della pit lane, che dovrebbe essere più indietro e appena più all'esterno. In poche parole, deve essere modificato il tratto perché un pilota, a meno che non faccia il segno con la gamba, non può rallentare in uscita di curva per entrare ai box quando appunto c'è la probabilità che arrivi una fucilata da dietro. Era da un po' che non si facevano sentire, ma ritorniamo con un nuovo episodio delle Morbidellate. Un altro ennesimo impeding di Franco Morbidelli che torna a pascolare in mezzo alla pista e rallenta in modo netto Enea Bastianini, cioè questo è il classico colpo di sonno di Morbidelli come se fosse addormentato in mezzo alla pista. Era da un po' che Franco non ne faceva di questi impeding, però cazzo, quando torna lo fa alla grande. Bastianini non si è risparmiato su di lui dicendo che fa sempre così, come dargli torto, e giustamente per Morbidelli è arrivata la penalità di 3 posizioni in griglia per la domenica. Il problema è che Franco ha risposto dicendo sì, che gli dispiace tutto quanto e che fortunatamente non è successo nulla, anche perché quello lì è un brutto punto, cioè si andava molto veloci lì ed è abbastanza pericoloso. Però Franco è andato a tirar fuori il fatto che non ha ricevuto nessuna segnalazione dell'arrivo di Bastianini e ha detto che quando ci saranno le comunicazioni radio questi episodi saranno molto più rari. Allora va bene, la radio arriverà l'anno prossimo molto probabilmente e Morbidelli ha ragione da un lato perché la segnalazione ti può aiutare, anche se ribadisco l'hashtag no alla radio MotoGP, c'è già il dashboard e va bene. Ma il punto è che non puoi dire sì ho sbagliato ma non me l'hanno segnalato, cioè allora tutti non si dovrebbero guardare intorno e pensare solo che gli deve arrivare la comunicazione perché dice vabbè non ho segnalazioni, non mi volto neanche. Poi Morbidelli, che è uno di quelli che ha avuto più casi di dormite e di pascolate, cioè io invece di tirar fuori addirittura la radio starei più attento controllando più spesso dietro quando non spingi, rientri al box o ti rilanci. Ma appena prima stava per succedere la stessa cosa, ma con Morbidelli vittima di Moreira. Il brasiliano stava andando più lento in traiettoria proprio davanti a lui, non è che stava pascolando ma era più lento e Morbidelli più veloce. Il brasiliano se l'è cavata solo con un warning, un cartellino giallo, dato che era la prima infrazione. E di warning potrebbero esserne partiti anche nel Q1 perché abbiamo visto il classico giochino, che a me non piace, di prendere la scia con protagonisti Morbidelli, Moreira, Mir e Marini. Non sono scattate penalità per seconde infrazioni e quindi posizioni tolte in griglia come nel caso dei piloti Moto3 a Brno, magari o è partito il cartellino giallo oppure hanno deciso di non far nulla. Odio i track limits, chi mi segue da più tempo lo sa, per me il verde usato in questa maniera dove scatta il sensore per averlo appena toccato con una puntina è ridicolo, cosa che rovina il motorsport, e se ci aggiungiamo che se tocchi il verde partono delle penalità con un'applicazione di regole insensate scritte su un foglio, fa ancora più cagare. Posso capire quelli su Marc Marquez nel Q2 perché per 2 giri gli hanno annullato i 2 tempi buoni del primo run per aver pizzicato il verde all'interno della curva 13. È impercettibile, siamo sul limite e ovviamente Marquez non lo fa apposta, però essendo una curva veloce ed è un taglio all'interno con entrambe le ruote qualcosa puoi sempre guadagnare stando all'interno pure di pochissimi centimetri e puoi prendere più velocità. Circa la stessa cosa con Rolf Fernandez nel tempo che gli ha annullato la pole. Il problema è che qui è ancora più impercettibile, cioè qui annullano il tempo solo per il sensore scattato per la gomma posteriore che ci va in cima e ci va sopra tutta o solo una piccola parte che fa scattare il sensore. E poi dov'è che guadagna qui Fernandez? Perché un conto è se usi entrambe le ruote come capita a Marquez, ma anche l'impercettibile. Qui usi una ruota, non lo fai neanche apposta e non guadagni nulla praticamente. Uno può fare benissimo il discorso del ma deve stare in pista. Sì, va bene, ma queste cazzate per un'unghia dove non si guadagna nulla sono ridicole. Il sabato mentre scrivevo questa parte avrei voluto aggiungere la critica a quando fai un taglio in gara che rientri e devi dare la posizione ma devi stare a pensare di perdere 2-3 decimi un secondo, se no ti becchi una sanzione quando andrebbe già bene che ridai la posizione di base. Per me è una roba folle. E ho praticamente previsto quello che è successo tra DJ e Marquez in gara. Allora intanto vabbè, ci ha ricordato a tutti Rossi e Marquez del 2015, però io rimango sulla mia linea che ho sempre sostenuto. Per me una penalità data in questa maniera non ha senso e adesso mi spiego. Premessa, la penalità non è stata data perché Diggia ha sorpassato Marquez tagliando, la penalità nasce perché appunto Diggia non perde il tempo sufficiente dopo aver tagliato l'ultima chicane, Marquez non c'entra nulla. Poteva anche fare quel leggero taglio senza provare il sorpasso che avrebbe dovuto perdere tempo comunque. Qui il primo dilemma, ma quando un pilota è in quella situazione che se fa un taglio deve stare a perdere un tempo minimo, non può sapere se una volta che rallenta l'ha fatto nella maniera corretta, a meno che non sia veramente lento. Diggia tra l'altro, tra tutte le cose che deve pensare, ha proprio detto che non si ricordava cosa dovesse fare per regolamento. E in questi casi le cose sono due. Se è un taglio evidente, lungo, dove ci guadagna la posizione, si dà un drop position, giustamente,
oppure se è un episodio di gara dove certe conseguenze portano ad andare lunghi e tagliare, non si fa nulla e si lascia correre, o il pilota fa apposta a cedere la posizione. Diggia è stato onesto e se lui ha detto che la penalità era giusta, non dico niente perché lo sanno i piloti meglio di me, però io non la vedo come un taglio dove uno fa apposta ad andare sul verde, che sia la posizione guadagnato, che sia andato sul verde tagliando e quindi deve perdere tempo. Non è come in Ungheria, è la dinamica del sorpasso che lo porta largo e la conformazione delle ultime curve che ti può portare in fase di sorpasso a toccare il verde, a tagliare e quindi a guadagnare o perdere. A meno che non sia voluto o fatto apposta al taglio, chiudendo in parole povere, se è un contatto episodio di gara ci sta che possa andare così, dove purtroppo uno ci perde a causa anche di come avviene, per come è fatta l'ultima chicane, dove non ci sta in due alla velocità normale, quindi rallenti o tagli. Io non sono d'accordo sul tipo di penalità che è stata data, ovvero che prendi un long lap perché non hai perso tempo per un taglio. Sarebbe stato più ragionevole la cessione della posizione, non un long lap penalty. Secondo me la regola del perdere abbastanza tempo non ha senso. Dai la posizione, perdi già abbastanza tempo e stop, fine. E Diggia molto coriaceo nel rifare il sorpasso poco dopo, nello stesso punto in cui prima aveva preso la penalità. Non è da tutti, magari lo fai da un'altra parte e lì ci pensi 3 volte in più. E infatti poi Marquez, per evitare il verde e una possibile sanzione di track limits, ha rallentato e fatto la traiettoria normale. Anche lì aprirei un altro discorso, perché per me non dovrebbe valere il track limit se un pilota subisce il sorpasso e si ritrova sul verde in quel punto. Penso che in altre occasioni lo facciano, perché Marquez cerca di evitarlo, ma se ci va sopra appena mentre subisce un sorpasso non lo fa apposta ad andarci. Se lo sfruttasse è un conto, ma se è involontario per una dinamica di gara non dovrebbe essere contato. Non sono d'accordo neanche con la posizione tolta a Bagnaia nella sprint con il sensore scattato per essere andato sul verde in uscita dall'ultima curva. È uguale a Marquez che gli tolgono una posizione a favore di Bastianini per track limits all'ultimo giro in gara. Stessa dinamica con la ruota posteriore come Fernandez e tutto nasce per una serie di eventi ed è evidente dall'onboard di Marquez come non ci sia tutta la ruota fuori ma solo quell'unghia che basta per far scattare il sensore. E questo è già un punto per cui non ha senso questa penalità, perché non è fuori del tutto, ma anche se fosse andato appena fuori con tutta la ruota e non avesse guadagnato nulla, era giusto non fare niente. Se lì avesse preso la posizione con un taglio è un altro discorso, ma qui ci sono più fattori che mi fanno dire che merda questa penalità del verde e il regolamento scritto. Punto 2. Pecco Bagnaia è mezzo costretto ad andare più all'interno perché ha una progressione nettamente più rapida di Martin in uscita dall'ultima curva e va più all'interno perché sennò rischia di tamponarlo. Si vede nettamente come Martin sia più lento in uscita, come se gli mancasse il grip posteriore o se avesse sbagliato una marcia, ma è di più la prima perché lo spagnolo è calato di aderenza nella sprint. E quindi Bagnaia pizzica appena al verde per evitare di tamponare Martin, non è che poi va per Prati in modo clamoroso, poteva andare solo lì perché il piccolo spazio era quello. Punto 3. Fa sempre ridere la penalità per la posizione tolta per essere andato sul verde all'ultimo giro. Già di base non ha senso la regola, mettiamoci che non va sul verde con tutta la ruota e non trae nessun vantaggio, però si deve vedere togliere la posizione perché dietro c'è Marquez che è nella zona d'attacco, nella chasing zone, perché se Marquez o il Bastianini della gara era più lontano e non era in una finestra per lottare, non l'avrebbero data, giustamente. Il problema è che la regola fa veramente schifo. Non so quante volte l'abbia detto, ma io quando vedo queste cose qua del verde mi incazzo e non poco. Poi Marquez, come sempre, è molto furbo perché appena vede due davanti che stanno per battagliare, lui si mette dietro appollaiato per fotterli entrambi, tipo come poteva succedere nella sprint di Bernot tra Bagnaia e Ogura. Lui ovviamente aspetta di fotterli in caso di bagarre, lui si avvicina perché pensa che possa succedere qualcosa ed è bravo e furbo, nulla da dire, fa bene, ma non è che si avvicina perché pensa subito alla penalità del verde. E infine, in gara in pochi se ne sono accorti, ma c'è stato un contatto alla curva 1 all'inizio in fondo al gruppo in cui Miller è entrato forte ma in modo normale, non spregiudicato, e Morbidelli si è ritrovato in questo panino fra lui e la Honda di Moreira. La situazione ad imbuto ha portato Morbidelli a toccarsi appena con Miller, che gli ha fatto imbarcare un po' la moto e poi è andato a toccare Moreira e sono finiti lunghi, rischiando anche di buttare giù Vignales, ma l'hanno toccato solo mandandolo lungo. Morbidelli ha detto che Miller lo ha buttato fuori e che ha veramente fatto una manovra matta. A me non sembra sinceramente, è un ingresso normale ed era anche appena più avanti, secondo me lui non c'entra poco, è un contatto di gara e di partenza. E qui non ci sono le immagini, ma Morbidelli ha lamentato anche
altri 2 contatti alla curva 5 e 3 sempre con Miller che hanno rivisto in direzione gara, ma la sua caduta non c'entra con questa situazione. Abbiamo visto le partenze senza abbassatori e come sono andate. Riassumendo in poche parole, tutti sono soddisfatti dell'arrivo alla prima curva perché si arriva più lenti e la frenata in sé è più sicura perché i piloti non dovranno più disinnescare il dispositivo anteriore. Quello che porta più scetticismo è la partenza in sé, da quando si parte a quando si arriva alla prima curva, perché adesso c'è il problema della reazione della moto appena si parte. La moto ha molta più probabilità di impennarsi e di essere più scorbutica, c'è il rischio di arrivare alla prima curva che non tocca terra. Ovviamente con l'all shot attivato questo non succedeva. E quindi ci si ritrova una moto totalmente alta davanti che si può impennare ma bassa al posteriore con l'abbassatore attivato in cui tutto il carico è di dietro appunto. Ecco qui la questione pende di più verso Pedro Acosta che diceva a Bernot o togliamo tutto sia dietro che davanti oppure non si fa nulla perché è un po' una via di mezzo difficile. Però da qui partono diverse tematiche che avendo tolto di punto in bianco da una gara all'altra con pochissimo tempo a disposizione per provare nuove partenze ci sta che ci siano questi inconvenienti perché le squadre adesso devono trovare il giusto bilanciamento con la mappa delle moto. L'ha spiegato bene Dani Pedrosa ad Dazon Spagna, ovvero di quanto abbassare il posteriore, quanta potenza dare sulla prima marcia e forse anche in seconda e il pilota quanto gas deve dare alla partenza. Il problema è che uno lo può fare subito, ma ci sono anche altri 21 piloti e quindi c'è chi lo fa subito e chi no. Marquez ha raccontato di pregi e difetti, ma è molto guardingo su quello che può succedere alla prima frenata. Di Giannantonio, uno dei più contrari, si è ricreduto, guardando i dati sul fatto che sia più sicuro, mentre Bagnaia, uno di quelli totalmente a favore, ha detto che così non è più sicura. Un'altra bega è questa, che appunto ad aver cambiato di punti in bianco così da un momento all'altro la partenza, punto 1 vuol dire che se continui a cambiare cose nei regolamenti non è che questo sia stato scritto così bene. Punto 2 perché a cambiare una cosa così delicata come le partenze che prima erano in un modo e da un weekend all'altro è un'altra maniera, si rischia di falsare un po' certe cose. Va bene, è stato fatto per la sicurezza e per la sicurezza facciamo tutto, ma secondo me non si doveva cambiare nulla fino a fine anno perché i cambiamenti in corso d'opera a me non piacciono. Se è così rimane così fino alla fine, poi si valuta per l'anno dopo, poi vabbè dall'anno prossimo non ci saranno già più e cambia tutto. O al massimo, come diceva Bezzecchi, fai tante prove per capire com'è il cambiamento. Si faceva Bernot, Assen, Sachsenring, se c'era bisogno anche Silverstone, poi basta perché sennò si arrivava a fine campionato a cambiare ed era ancora peggio, ma non così da un momento all'altro perché manda in crisi tutti. Cambiare regole così da un momento all'altro va bene, è per la sicurezza, nulla da dire, ma è roba da dilettanti, non da campionati mondiali. Perché se Pecco Bagnaia mi viene a dire io non sono per i cambiamenti in corso e vanno fatti a fine anno, quando c'è stato il caso Marquez a Jerez, ma poi dice di essere favorevole per cambiare subito la regola degli abbassatori, a uno gli viene da dire non sei coerente. Io non lo dico perché lo posso capire, ognuno tira l'acqua verso il proprio mulino e devi essere egoista in questo sport guardando quello che è meglio per se stessi. E infine, cosa passata inosservata che non ha praticamente detto nessuno, Bezzecchi è stato multato di 2000 euro venerdì perché nelle prove di partenza non ha rispettato la procedura giusta, semplicemente è partito mentre davanti a lui c'erano delle altre moto ferme e la sanzione è arrivata perché è la seconda infrazione. C'era un gran caldo da come hanno detto ad Assen tra il venerdì e il sabato, ma era previsto un abbassamento di temperature tra i 5 e i 10 gradi la domenica ed è avvenuto. È venuto quell'acquazione che dicevamo all'inizio, ma alla fine le temperature non hanno inciso nella scelta della gomma. Anzi, Marc Marquez aveva provato, come suo fratello anche, ad azzardare la scelta della gomma soft al posteriore, che da un lato poteva anche starci, perché come vedremo dopo, in un weekend dove Marc ha faticato di più, ha cercato una specie di jolly per magari guadagnare qualcosa in più rispetto a una gomma media, ma alla fine la media era sempre la soluzione migliore. Hanno annunciato di aver fatto 193.000 spettatori in tutto il weekend e devo dire, anche qui come diceva il Mugello che l'ho vissuto, sono venuti tutti la domenica secondo me, perché il venerdì e il sabato tranne nel settore finale io ho visto poca gente sugli spalti. Questo weekend c'è stata una Yamaha di livello più alto rispetto alle solite debacle. Bravo Quartararo che come l'anno scorso ha fatto una bella qualifica e per quello che può fa sempre il massimo, sicuramente qualche caduta davanti a lui ma intanto l'ha messa lì in ottava posizione, ma non si risparmia la frustrazione nel voler scazzottare la moto. Peccato per Toprak invece perché fino a sabato stava facendo veramente molta fatica secondo me, nella sprint ha preso 19 secondi da Raul Fernandez e ha chiuso ultimo la qualifica. Secondo me si è fatta sentire la sua prima esperienza su una MotoGP
arrivando dalla Superbike su una pista impegnativa come Assen. Però in gara a un certo punto era a ridosso della top 10, era 11°, secondo delle Yamaha, che aveva fatto un gran miglioramento inaspettato. Poi purtroppo ha avuto un problema, troppo chattering, ha dovuto fermarsi, sfigata anche lui, ma ha avuto una gran progressione. Non bene la Honda questo weekend, anzi, male. Mir è riuscita a cadere anche stavolta sia il sabato che la domenica, mentre Moreira e Marini non sono mai stati neanche vicini alla top 10. Mir era più veloce di loro, però buttato via ancora un altro weekend. Le Honda però questo fine settimana si vedeva che erano più lente e mai inquadrate. Marini dice che hanno fatto un miglioramento, ma gli altri davanti ne hanno fatto un altro più grosso e quindi il cambiamento non si vede. E comunque io le cose le chiamo o le manifesto perché nel pre-gara avevo lanciato questa domanda. Non si vede così spesso ultimamente Romano Albesiano, starà facendo un lavoro più dietro le quinte a questo punto. Detto fatto, venerdì già dall'F1 il buon Romano ce l'hanno fatto vedere subito, questo weekend c'era. KTM non può continuare ad avere questi problemi di affidabilità alla moto, perché se si va avanti così bisogna arrivare a un punto di fermarli, perché vari problemi ogni giorno nel weekend mettono un po' di timore e paura sia a chi guida ma anche a chi guarda, perché è un attimo che risucceda come a Barcellona che una moto si rompe nel bel mezzo della gara con uno dietro che lo tampona. Siamo stati fortunati che non sia successo niente in Catalogna e che gli episodi successivi siano capitati o in prova o in gara senza della gente dietro. Il problema che si è verificato in FP2 e poi in qualifica, secondo la KTM, sarebbe legato non a una questione meccanica ma a un sensore che si sarebbe attivato per errore lasciando bloccato l'acceleratore. Quindi il gas rimane aperto e bloccato e non immagino la paura nel vedere il gas che rimane appunto bloccato. Bastianini ha aggiunto questo, che tra le varie KTM c'è un comando del gas diverso. Acosta ne ha un elettronico mentre la Bestia no, ne ha uno diverso. Questo è quello che ci vengono a raccontare, poi magari è qualcos'altro ma loro dicono un'altra cosa per sviare. E per Acosta, che ha fatto un altro weekend dove era veloce come sempre per il suo massimo che può fare con la moto, è una bega incredibile perché ad ogni turno utile per il passo gara o giro secco si ritrova un problema che gli scombussola tutto ed è difficile prepararsi bene con tutti i problemi perché appunto non hai tempo di prepararti bene. In gara apriti cielo appena abbiamo visto la KTM andare lenta, cioè siamo impazziti tutti. Fortunatamente non riguardava la moto, ma sfortunatamente per Pedro, lui soffre da circa un anno di sindrome compartimentale, non sentendo tra le dita delle mani e quindi perde tutta la sensibilità. L'idea iniziale era di operarsi dopo il Sachsenring, ma dato che ha avuto questo problema farà l'intervento subito in settimana. Ottimo weekend per Enea Bastianini, che sin dal venerdì è entrato subito in Q2 col giro secco, un po' inaspettato perché era un po' in ombra fino a quel momento, poi però in entrambe le gare è stato bello solido ed era un pelo più lento di Acosta, ma aveva un bel ritmo e l'ha dimostrato, proprio da settima posizione circa. E se Marquez e Digi hanno ricordato Rossi Marquez del 2015, qui Bastianini sta per resistere all'esterno come Rossi su Marquez sempre nel GP del 2015. Notte fonda per Vignales che ha sparato nettamente a zero, strano, non gli capita mai, contro la KTM per la questione contratto 2027, ma ne parleremo a breve di questo e di altro. Stagione difficilissima per Fermin Aldeguer, weekend subito compromesso con la caduta del venerdì. E questo infortunio è una conseguenza di una ghiaia non a norma o troppo grande, probabilmente. Un problema che Marc Marquez aveva sottolineato già un anno fa, ma che non ha visto cambiamenti. C'è un gradino troppo grande tra l'asfalto e la ghiaia, un po' simile a Mandalika dove proprio Marquez si è fatto male per quel rimbalzo. Aldeguer è caduto non andando pur così veloce, però quel gradino ha fatto la differenza purtroppo per fratturargli la vertebra T7 e nei prossimi giorni verranno fatte altre valutazioni per capire come intervenire. Peccato per Aldeguer perché stava piano piano recuperando e tornando in forma dopo l'infortunio al femore e adesso quest'altra frattura qua gli complica ancora di più la stagione. Alex Marquez per me è stato il pilota del weekend, già sta recuperando dall'infortunio dopo il terribile incidente di Barcellona, poi nella practice cade e all'inizio sembrava aver rischiato grosso perché era dolorante, giusto con suo fratello Mark che passava lì nel mentre, ma fortunatamente niente di grave, solo un'abrasione gigantesca sul suo avambraccio causata dal fatto che non ha chiuso bene il guanto, non l'ha stretta a modo e con il sudore e il caldo è scivolato via proprio mentre picchiava per terra. Comunque, gran weekend da campione, perché appunto già è più lenta a causa dell'infortunio, mettiamoci sta botta che gli scombussola un po' l'andazzo del fine settimana, fare quinto in gara anche con la gomma soft è da manuale, chapeau veramente. Di Giannantonio ancora al portabandiera della Ducati, podio nella sprint e in gara fa il massimo che gli permette la moto. Ha ancora faticato un po' nella partenza la domenica, ma ha avuto una gran progressione nella prima rimonta e anche nella seconda dopo la penalità. È sottovalutato Diggia. Dai pronostici di inizio anno lo indicavamo tutti come outsider per la lotta e un suo possibile inserimento per un breve periodo.
Però se continua così ad essere costante, rimane lì a qualche punticino, potrebbe crederci veramente a una certa, così come Ogura, perché adesso loro due sono i due outsider più vicini e veloci che possono stare in lotta per il mondiale. Acosta c'è e non c'è, matematicamente è lì, ma non ha la moto per starci, il discorso è sempre lo stesso. Possiamo metterci anche Bagnaia e Raul Fernandez, ma Bagnaia in certi GP farà più fatica e non sarà sempre costante. Raul Fernandez sarà una bella incognita, vediamo se si continuerà ad essere così veloce. Digia comunque forza Milan sempre. Pecco Bagnaia raccoglie meno di quello che ha seminato, perché secondo me come potenziale e risultato effettivo era la miglior Ducati in pista. Poteva essere lui quello da quarta posizione al posto di Digia, o magari succedeva come a Brno che il pilota VR46 gli tornava sotto alla fine. Sia Pecco che Digia avevano un passo simile. Sul giro secco sono stati gli unici ad avvicinarsi agli Aprilia, ma Pecco mi sembrava messo un filino meglio. Però continuano le sue sfighe, un po' come Acosta, e nel comunicato ufficiale che hanno mandato, perché Pecco dopo la gara è andato subito via per andare da sua moglie per la nascita del figlio, hanno detto che faceva fatica a fermare la moto, quindi ancora una volta sembrano essere i freni la causa. Marc Marquez non ha rispettato le mie aspettative. Pensavo andasse meglio sinceramente, che almeno in lotta per il podio, ma anche per la vittoria mettendosi del suo, ci fosse. Invece la tortuosità della pista e lo sforzo che c'è da metterci con il suo recupero fisico ha inciso e nei cambi di direzione sinistra-destra faticava. Ce lo si poteva aspettare, ma vedendo gli ultimi 2 weekend pensavo che se la cavasse. Questo sì è stato un problema, ma qui secondo me oltre alle difficoltà che ha potuto avere Marquez dal lato fisico perché è sempre un po' limitato, ci sono viste anche le lacune che ha sulla moto, nel senso che a livello tecnico non ce l'ha proprio in mano, deve metterla a punto bene e non è ancora sua. Qui, oltre a qualche problema di resistenza fisica, c'è anche qualche difficoltà sulla moto che deve sistemare. Marquez è uno bravo a nascondersi alle interviste e come tutti i piloti giocano con le parole e spostano l'attenzione su altro, ma la comunicazione e filosofia di questo GP era di sopravvivere e si è rivelata realista. Perché ha detto che nei circuiti in cui saprà di soffrire, cercherà appunto di sopravvivere portando a casa il massimo possibile senza fare cagate tipo cadendo e farsi male, portando la moto al traguardo. Mentre in quelli che sa dove può spingere o è il favorito, tipo il prossimo del Sachsenring, bisogna fare bottino pieno. Marquez è un pilota intelligente e il mondiale vuole portarla a casa in questa maniera. Dove può, ci dà, mentre dove sa che è un pelo in difficoltà, prende punti e può rivelarsi sicuramente una chiave perché vuole essere costante. E dove può credo che faccia il guizzo, cioè che zitto zitto si nasconde come ha già fatto in passato e viene fuori, sia perché sa di potercela fare, sia perché in altre occasioni cerca di sfruttare quel regalo, quella fortuna che gli può arrivare da piloti davanti che lottano o hanno penalità. Jorge Martin torna in testa al mondiale dopo 2 anni. Come ha detto lui, 6 mesi fa non sapeva neanche se poteva iniziare la stagione, ha perso i test e giustamente non si sarebbe mai immaginato di lottare per il titolo. Non è però stato il Martin incisivo ed esplosivo che conosciamo. Ha fatto la pole sì, ma ha commesso qualche sbavatura e non era un giro perfetto. Infatti era anche stupito di averla fatta perché pensava che altri migliorassero il giro. Sta tornando su quei livelli, però qualcosina lo pagava e si vedeva perché il risultato realista era proprio il terzo o il quarto. Ha retto finché poteva, sia nella sprint che nella gara, è calato in entrambe le gare e il potenziale di Bezzecchi insieme alle altre 2 Trackhouse era migliore di quello di Martinator. Credo che comunque Martin voglia vincere a tutti i costi il mondiale e andarsene col titolo da Noale. Lui vuole vincere i mondiali con una casa quando sa di andarsene, in poche parole, casi mai visti nella storia. Raul Fernandez, con annesse voci di mercato di cui parleremo, continua ad essere molto veloce e super competitivo, vincendo la sprint e se continua così rientra anche lui nella lotta al titolo a questo punto. Mentre Ogura è proprio il classico giapponese che parla poco ma che è furbo, che te le suona in pista mostrando un carattere che sembra di non avere, un mastino incredibile. Adesso per lui la chiave sarà rimanere costante ed essere sempre così veloce perché è in piena lotta per il titolo. Anche le interviste sicuramente ha la sua indole giapponese nel non lasciar trasparire sensazioni ed essere taciturno, però zitto zitto è lì, porta risultati, viene fuori, sa quello che sta facendo e forse anche volutamente non lascia esprimere certe cose e con grande orgoglio riporta il Giappone sul gradino più alto del podio in MotoGP. Bellissimo perché il paese del sollevante ha una grande storia in questo sport e la merita, sperando che l'anno prossimo la sua moto di casa sia un minimo decente, altrimenti altro che mangiarsi le mani.
Un altro fattore da considerare, dato che è veloce e dovrà essere costante per rimanere in lotta al titolo, adesso bisogna vedere anche come mantiene questa pressione, se utilizzerà questa freddezza da giapponese. Bezzecchi l'ha buttata via questa gara, è un periodo nero e sono 3 zeri di fila, uno dove non è colpa sua, uno che si può discutere perché puoi squalificarlo. Io ho sostenuto quella tesi, non dico che sia sbagliato, ma apparentemente a freddo, ragionando sempre di più, è stata abbastanza esagerata e l'hanno squalificato creando un precedente grosso per far capire solo una certa linea di tolleranza sui comportamenti da fare a tutti. Forse era più sensato farlo partire dal fondo della griglia, dalla pit lane o dargli 4 long lap penalty, non lo so, perché non fargli correre la gara è stato molto esagerato e hanno voluto far capire una certa linea. Alle interviste il giovedì al ritorno davanti alle telecamere dopo il fattaccio si vedeva dal suo linguaggio del corpo un'opinione onesta e sincera che appunto faceva tralasciare il dispiacere per come sia andata e non vuole che riaccada, sa di aver sbagliato. E poi questo zero dove è colpa sua, caduta spaventosa a più di 200 km/h dove anche qui la ghiaia troppo grande con lo scalino sbagliato l'ha sbalzato di qua e di là, ma fortunatamente anche gli esami più approfonditi fatti all'ospedale di Groningen hanno scongiurato fratture e infortuni. Ha buttato via una grande occasione perché tranne per la pole e nelle 2 gare appunto è sempre stato in testa in ogni turno ed era il favorito principale, il più forte, un vero peccato. Nella sprint è poco incisivo, così, ma sappiamo che anche a lui le garette non piacciono molto. È bello quell'ingresso aggressivo quando Martin era largo, bel duello da puro motorsport. La pressione secondo me continua a giocare il suo fattore, sia per la possibile rimonta di Marquez ma soprattutto perché ci sono i compagni di marca che adesso sono agguerriti e questi errori non vanno fatti se ti vuoi giocare il mondiale e lo sa anche lui. Devi riuscire a tenere il livello alto quando appunto questo si alza e questa pressione viene messa anche dal signor Marc Marquez che gioca con gli altri alle interviste come gli altri lo fanno con lui perché è il gioco delle parti. Da venerdì Marquez diceva Bezzecchi deve fare 37 punti, deve vincere sprint e gara. Il sabato, alla domanda dopo che non ha vinto, lui ha comunque ribadito sicuramente vincerà perché è quello che ha il ritmo migliore, però può succedere di tutto in gara. Detto fatto, pressione e guffaggio incredibile. Ovviamente quando diceva può succedere di tutto non intendeva una caduta, ci mancherebbe. Ma ci stanno queste cose alle interviste, queste pressioni e punzecchiature che agli spettatori piacciono, poi i piloti lo fanno anche apposta proprio per spostare la pressione. Non ci sta invece l'intervista di Massimo Rivola, che per me sbaglia ancora in quello che afferma, dicendo pubblicamente che era un errore da non fare. Ok, direi grazie al cazzo, ma ancora una volta Rivola per me sbaglia i modi, non difende bene pubblicamente i suoi piloti, l'ha già fatto con Martin in Ungheria e da un signore buon comunicatore come lui non mi aspetto queste cose e quindi sposta un po' di responsabilità al suo pilota per la caduta e dunque influisce ancora di più sulla gestione dei piloti dell'ambiente. Parliamo del confronto Ducati-Aprilia. Qui ad Assen ci sono confermate le aspettative che si sono viste al Mugello, che si potevano vedere a Brno ma non sono successe, ma che qui in Olanda hanno ristabilito le gerarchie. Solo Aprilia può perdere questo mondiale. Il suo principale avversario è se stessa. È molto semplice, non devono fare cazzate e portare a casa le gare perché o ne hanno di più o stanno sempre a giocarsela per il podio. L'Aprilia ha dato quella risposta, quella reazione che volevamo vedere. Come ho sempre sostenuto, nonostante 2 weekend storti, ha sempre avuto la moto da mondiale, non è che quella cambia, ma ora stanno venendo meno i piloti del loro team ufficiale e ci sono quelli tra cause che stanno davanti a Bezzecchi e Martin, come Digia sta davanti alle Ducati ufficiali. Tuttavia il punto è che Aprilia, come moto su certe piste che ha a favore, tipo questa di Assen ma anche altre, ha un vantaggio netto, fanno un minimo tripletta sul podio ma possono fare anche 4 su 4. Brno infatti è stata un'incognita perché Bezzecchi ha avuto la squalifica, se no in gara il podio poteva anche agguantarlo, Martin correva un altro tipo di weekend con quella penalità, Fernandez aveva l'appendicite, però la moto c'era perché Ugura tra un po' vince e non era solo la moto ma era il pilota anche. L'Aprilia qui faceva molto la differenza nel terzo settore, proprio in percorrenza. Nelle immagini sovrapposte mostrate dalla TNT si vede proprio come nelle curve 10, 11 e 12 stando in piega a destra l'Aprilia curvava nettamente meglio, dove Marquez soffre anche. Ducati di solito non inizia quasi mai bene la stagione ed è solo con il passare delle gare che ritorna fuori e recupera il gap perso o mette a posto delle cose. Però come dicevo, l'Aprilia su certe piste scorrevoli ha un vantaggio considerevole ed è nettamente più veloce, mentre in quelle meno a favore è comunque davanti e se la gioca con Ducati che recupera, dove in quel caso per Borgo Panigale può essere la moto che fa la differenza, tipo a Brno dove tutti i piloti sono veloci, o fa la differenza al pilota con Marquez in Ungheria,
o di Giannantonio che riesce a interpretare sempre bene la moto ed è costante, facendo la miglior Ducati. Momentaneamente la fotografia delle forze, dei valori della stagione è quella del giro 13 della gara, con tutte le Aprilia davanti, tranne quella di Bezzecchi, ma ci sarebbe stata, e dietro tutte le altre Ducati, che sono lì ma ne hanno appena di meno dell'Aprilia, con dentro la KTM di Acosta e Bastianini quando riesce. Qui ad Assen si è vista una Ducati inferiore anche sul giro secco e che calava con il passare dei giri. Però la nota positiva per la Ducati è che la moto secondo me è migliore rispetto a quella dell'anno scorso, perché tutti i piloti riescono ad essere competitivi e non fare figuracce essendo lenti, tolto Marquez perché è un discorso a parte. Bagnaia può tornare a vincere, ha fatto dei podi, Diggia è il migliore sulla costanza ed è il primo delle Ducati, mentre Aldeguer e Alex Marquez sono più invalutabili, sono condizionati dagli infortuni e Alex prima dell'infortunio stava faticando di più. Quando ritroverà la forma, vediamo come farà. Chiudendo in generale, stiamo vedendo un mondiale più aperto che mai con tanti piloti. Il punto è che secondo me il livello è buono, sì, ma non è il massimo. Cioè secondo me il livello di questo mondiale non è così alto togliendo Marquez. Se lui fosse a posto e 4-5 spanne soprattutto, adesso secondo me è abbastanza limitato. E questa sua piccola assenza o problema sulla moto che rende Marquez un po' più vulnerabile, rende il tutto più giocabile. Però comunque il livello non è così alto. E che non sia l'anno che lo vinca effettivamente un outsider questo mondiale, secondo me no, vince uno dei più forti sul livello che c'è. Stiamo andando per le lunghe e quindi vediamo qualche domanda lampo dal box di Instagram. Passatemi a seguire lì, ricordatevi che dobbiamo arrivare a 50.000. ITM Cree, auguri in lotta per il titolo? Assolutamente sì, e almeno 25 e se ci sono Digge e Marquez che sono lì più vicini, ovviamente anche augura. Gabriele Tricarichi, Bezzecchi si riprenderà da questo momento no? Sì, certo, ma tra questa settimana e la pausa estiva, indipendentemente da come vada al Sachsenring, deve resettare e ripartire da zero una volta che si rientra a Silverstone. Andiamo con le pagelle. Allora, Yamaha Pramac, Miller 5,5, Toprak 6,5 per la gara. Nel team ufficiale invece della Yamaha, Rins 6, Quartararo 7,5, Honda LCR, Moreira 6+, Crutchlow solito 6. Dal lato ufficiale invece Mir 5 e Marini 5,5. KTM Tech 3, Vignales 4,5 anche per le dichiarazioni, notte fonda, 8 per Enea Bastianini, KTM Factory, Binder 5, Acosta 6 ma perché è stato anche sfigato, cioè questo weekend era anche veloce ma ha avuto troppe rogne. Aprilia tra cause, qui i voti si alzano, 9 per Raul Fernandez e 9,5 per Ogura. Nel team ufficiale invece Martin 8,5 e 4 a Marco Bezzecchi. Ducati Gresini senza voto per Aldeguer e ad Alex Marquez do un 9, eroico. Ducati Warrior 46, Morbidelli 5, Di Giannantonio 8+, e nel team ufficiale della Ducati Bagnaia 7, anche lui sfigato ma era veloce, e Marc Marquez 7,5. Questo weekend di Assen è stato bello, la cattedrale dà sempre grandi battaglie e io mi sono divertito. Va sistemata la ghiaia nel circuito, però io per comandato questo GP do un bel 8. Fatemi sapere la vostra su tutto ragazzi nei commenti perché il vostro parere è importante per il canale. Anche oggi abbiamo parlato di tantissima roba. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche perché arriveranno altri video aggiornamenti di notizie e non solo, sia qui che sugli altri miei social, e ci sarà da divertirsi e non poco. Ci vediamo presto. Ciao.